Buongiorno. Mi è capitato più volte di dire che se i presidenti degli Stati Uniti, invece di giurare sulla Bibbia, giurassero sui poemi omerici, in sostanza sarebbe esattamente la stessa cosa, anche perché questi testi in realtà si equivalgono. Si equivalgono anche dal punto di vista dei contenuti, anche della violenza dei contenuti, e se in effetti penso a cosa hanno fatto certe famiglie, non soltanto loro ovviamente, ma queste sono molto in vista e queste giurano sulla Bibbia, quindi questa è la parte che mi interessa. Se penso a cosa hanno fatto certe famiglie, a come sono nate, direi che il giuramento sull'Antico Testamento mi sembra tutto sommato coerente. Sicuramente quelli che voi seguono un po' la storia degli Stati Uniti avranno letto la vicenda, ad esempio, della famiglia Kennedy, il cui capostipite negli Stati Uniti, Joseph Kennedy, è diventato ricco e potente, ha fatto diventare ricca e potente la sua famiglia ai tempi del proibizionismo, cioè commerciando illegalmente alcol in unione con delle famiglie malavitose, tipo quella di Frank Costello e così via. E poi giurano sulla Bibbia, quando ovviamente diventano presidenti degli Stati Uniti. Penso ultimamente alla gaffe, ma che forse gaffe non era, mi viene più da pensare a un lapsus freudiano, a quanto ha detto George W. Bush, che a sua volta aveva giurato sulla Bibbia, che ha definito barbara e assolutamente ingiustificabile l'invasione dell'Iraq, e poi si è corretto e ha detto: oh, scusate, volevo dire l'invasione dell'Ucraina, ma l'invasione dell'Iraq l'aveva fatto lui dopo aver inventato tutta una serie di motivi che poi si sono rivelati inesistenti, e quindi forse gli è venuto fuori ciò che aveva dentro. Quindi in realtà il fatto che questi giurino sull'Antico Testamento ha una sua coerenza, perché l'Antico Testamento è in effetti un libro che direi non può essere preso ad esempio e preso come esempio di un elenco di virtù encomiabili. Quando il cosiddetto Dio dell'Antico Testamento decide di entrare nella storia dell'uomo, così ci racconta la teologia, prende contatto con un personaggio che si chiama Abramo. Va da Abramo e lo porta via dalla sua famiglia facendogli delle promesse. Adesso poi andiamo a leggere. Gli fa delle promesse e lo porta nella terra dei Cananei, dove stavano i Cananei. E secondo la Bibbia i Cananei ci stavano perché li aveva messi Elion, perché la Bibbia ci dice che è Elion che ha fatto la distribuzione dei popoli e la definizione dei confini. Quindi abbiamo questo Dio, qualora, come si vuole sostenere erroneamente, che Yahweh ed Elion fossero lo stesso individuo, abbiamo Dio che mette dei popoli in un posto e poi Dio che prende un altro popolo per mandarli via, il che mi sembra soltanto ridicolo già solo il fatto di affermarlo. Tra l'altro mi ricordo di aver letto in un libro di religione delle elementari, quando si parla appunto della chiamata di Abramo, c'era scritto testualmente questo: Abramo fu chiamato per andare nella terra appunto in Palestina e quelli che ci abitavano avevano la pretesa di rimanerci. Ma guardate un po', avevano la pretesa di rimanerci. Incredibile che si possa scrivere questo in un libro di religione per bambini, o meglio, è credibile perché inizia di lì il condizionamento. Comunque Abramo, allettato dalle promesse, perché di fatto viene comprato dalle promesse di Yahweh, prende con sé Lot, che era un suo nipote che nel frattempo, poverino, era rimasto orfano, e va nella terra di Canaan. Va nella terra di Canaan e comincia a stanziarsi in quei territori Abramo, che era tutt'altro che un mite conduttore di greggi di pecore, ma era un comandante militare. La Bibbia ce lo dice, aveva un suo piccolo esercito, almeno di un 300 persone, e quindi è per questo che è stato chiamato
entrare a far parte di quell'alleanza militare, e del suo giuramento già ho parlato altre volte. Quindi Abramo va in terra di Canaan, si stanzia lì, fino a che a un certo punto arriva una grande carestia. E allora Abramo è costretto a spostarsi in Egitto per trovare del cibo. E quando si sposta in Egitto succede una cosa. Quindi dopo aver occupato dei territori nei quali stavano altri a pieno diritto, quando si sposta in Egitto succede questo. Lui aveva una moglie che era molto attraente, che era molto bella, e lui era ovviamente preoccupato per questo, ma non preoccupato del fatto che la moglie fosse molto bella, ma era preoccupato per la sua vita. E allora andiamo a leggere che cosa dice esattamente la Bibbia in questa situazione. Siamo in Genesi 12. Or venne una carestia nel paese e Abramo discese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava sul paese. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, egli disse a Sara, sua moglie: certo, tu sai che sei una donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: costei è sua moglie, e uccideranno me, ma lasceranno in vita te. Questa era la preoccupazione di Abramo. Di dunque, te ne prego, che sei mia sorella, affinché mi trattino bene per causa tua e la mia vita sia salva per grazia tua. Difatti, quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone, e così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. Intanto Abram fu trattato bene per causa di lei, e gli furono dati greggi, armenti, asini, schiavi, schiave, asini e cammelli. Che cosa viene in mente? Che l'ha venduta. E noi come chiamiamo questa? Evito la definizione tecnica, tanto ce l'avete in testa anche voi. Quindi Abramo dice: questi mi ammazzano. Se dico che è mia sorella, in effetti era sua sorella anche, però lui ha evitato di dire che era sua moglie, perché dice: altrimenti questi ammazzano me. E questi non solo quindi non lo ammazzano, ma il faraone la prende, fa con lei cosa possiamo immaginare e paga Abramo. Questa situazione ha un nome preciso, e quindi con questo nome preciso Abramo si è arricchito moltissimo. E adesso andiamo avanti a vedere altre cosette curiose. E finisce la carestia in terra di Canaan, e quindi Abramo e Lot, diventati ricchi di bestiame e di altro, serve, si ritornano in Palestina. Ovviamente il loro bestiame continua a moltiplicarsi, la loro ricchezza aumenta. Già altre volte abbiamo detto che nell'Antico Testamento benedizione di Dio significa inequivocabilmente ricchezza materiale e nient'altro, cioè benessere materiale. E insomma i due, Abramo e Lot, diventano ambedue talmente ricchi che hanno difficoltà a condividere gli stessi territori, e quindi siccome i loro pastori entrano in contrasto gli uni con gli altri, decidono di dividersi, e quindi Lot sceglie di andare nel territorio di Sodoma e Gomorra. Intanto il rapporto tra Abramo e Yahweh prosegue, e Yahweh gli fa la promessa ufficiale, cioè la promessa di donargli quel territorio, e la andiamo a leggere sempre in Genesi. Siamo nel capitolo 15, e Abramo e Yahweh stringono un patto, come si dice qui. Quando il sole fu tramontato, ci fu un buio fitto, poi ecco un forno fumante e una fiaccola infuocata passare in mezzo a quelle parti divise. Cos'erano queste parti divise? Fare un patto, stringere un patto, in realtà nella Bibbia si dice tagliare un patto, nel senso che si prendevano degli animali, venivano tagliati a metà, le due metà venivano appese e i contraenti del patto passavano in mezzo.
Ora, com'è che Yahweh passa in mezzo? Passa con un forno fumante e una fiaccola infuocata. In quel giorno Yahweh strinse un'alleanza con Abramo, cioè tagliò un patto con Abramo in questi termini: alla tua discendenza io do questo paese, dal torrente d'Egitto fino al fiume grande, il fiume Eufrate. E poi fa l'elenco di tutti i popoli che sono compresi in questo territorio. Cioè, Yahweh dice: io ti prometto tutto questo. E sappiamo, appunto, lì c'è l'elenco dei popoli, che quelli erano tutti territori abitati da altre persone, ma stringono un'alleanza che poi però viene nuovamente ribadita nel capitolo 17, e nel capitolo 17 si dice una cosa interessante, perché ci fa capire in che termini queste alleanze servivano per tenere uniti i popoli con i loro cosiddetti dei. E dice Yahweh nel capitolo 17 di Genesi: e darò a te e alla tua discendenza la terra dove soggiorni adesso come straniero, tutta la terra di Canaan, quale possesso perenne. Attenzione, e così diverrò vostro Dio. Cioè, com'è che divento vostro Dio? Comprandovi. Cioè, vi dico, io divento vostro Dio perché vi do in dono tutto questo territorio. L'abbiamo sentito prima, dal Nilo all'Eufrate. Non c'è ancora riuscito neanche adesso. E quindi diciamo che i doni di Dio sono un po' come i doni dei politici, almeno i doni di questo Dio, le promesse di questo Dio. Ma la cosa interessante è questa affermazione: io ti do tutto questo e così diventerò vostro Elohim, cioè diventerò in grazia del fatto che vi faccio delle promesse di ricchezza materiale. Non perché io sono Dio, non perché io vi amo, non perché voi mi dovete amare, ma perché vi do delle ricchezze materiali. Questo è da tenere presente, anche perché lo ritroveremo formulato in senso inverso più avanti nel corso di questo racconto. Continua il dialogo tra Yahweh ed Abramo. Si stabilisce che il segno di questo patto di cui abbiamo parlato sarà la circoncisione, quindi Abramo, insomma, la sua veneranda età già circoncide se stesso, fa circoncidere tutti i suoi servi, eccetera, perché quello era il segno del patto stabilito tra i due. E qui c'è un'affermazione interessante che rimanda a delle ipotesi che abbiamo fatto più volte nei vari video, insomma, di questo Yahweh che arriva da un'altra parte. E in 17:22 si dice: Yahweh, l'Elohim per meglio dire, terminò così di parlare con lui e salì in alto lasciando Abramo. Salì in alto. Quindi in questo caso non è che se ne va camminando come in altri casi, ma qui sale in alto, quindi qui ci si dà una immagine precisa che insomma sarebbe a conferma di quanto abbiamo già detto altre volte, come nei video, quando si viveva con gli Elohim, quando si viaggiava con gli Elohim, ed è in perfetta coerenza con questo. Dopodiché succede che Abramo fa parte di questa alleanza militare e si verifica un fatto che per Yahweh è increscioso, cioè viene a sapere che le città della Pentapoli, tra cui Sodoma e Gomorra, stanno di fatto cambiando alleanza militare. E allora si reca ad Abramo, siamo nei capitoli 18 e 19 della Genesi, si reca ad Abramo per avvertirlo di ciò che sta per fare, cioè che sta per distruggere le città. Si reca da lui assieme a 2 attendenti, tant'è che Abramo vede arrivare 3 persone che riconosce immediatamente appartenere al gruppo, alla casta, alla gerarchia degli Elohim. Li riceve, li fa lavare, gli dà da bere, gli dà da mangiare, eccetera, e poi Yahweh, insomma, in sostanza decide
di rivelare ad Abramo che cosa sta per fare, mentre gli altri due vanno a Sodoma ad avvertire Lot per dirgli di venire via perché la città sta per essere distrutta e quindi lui e la sua famiglia si devono salvare. E qui siamo di fronte ad un fatto: Dio che contratta con Abramo, perché Abramo gli dice: ma tu vuoi distruggere completamente questa città, ma in questa città ci saranno dei giusti, e per giusti si intende individui che stanno dalla nostra parte. E quindi gli dice, comincia una trattativa vera e propria: se ce ne sono 50, se ne troviamo 50, e Yahweh gli dice: se ne troviamo 50 salvo la città. Poi la trattativa prosegue fino ad arrivare a 10. Quando arrivano a 10 dice: se ne trovo 10 salvo la città, ma in realtà non se ne trovano neanche 10. E trovare i giusti era abbastanza semplice, perché significava controllare quelli che avevano sul corpo il segno dell'alleanza, cioè la circoncisione, che era un segno che stava nascosto sotto la tunica, ma che all'occorrenza poteva essere verificato. Però non si trovano questi 10 giusti e allora Yahweh decide per la distruzione di Sodoma. I due attendenti di Yahweh, che la Bibbia chiama angeli, vanno da Lot a Sodoma, ma vengono immediatamente riconosciuti come appartenenti a quella schiera militare che a questo punto era diventata avversa, e gli uomini di Sodoma cercano di catturarli. Lot fa di tutto per difenderli e arriva ad offrire le sue figlie e dice: no, sentite, lasciate liberi questi due, io ho 2 figlie vergini, ve le do tutte e 2, ne fate quel che volete. Quindi pensate insomma qual era il concetto anche della buona famiglia: ne fate quel che volete, ma l'importante è che lasciate tranquilli, che lasciate liberi, che non facciate del male a questi due. Quindi Lot preferiva sacrificare le sue figlie pur di salvare 2 appartenenti alla sua gerarchia militare, cioè alla parte alla quale lui apparteneva. Però gli uomini di Sodoma non accettano questo scambio, cercano comunque di catturare questi due che si salvano utilizzando un sistema che noi definiremmo tecnologico, cioè emettono una luce fortissima che acceca quelli che stavano per assalirli, riescono a rifugiarsi in casa. Il mattino dopo escono di casa Lot e le sue figlie, perché i generi non credono a quello che sta per succedere e si fermano lì. Quindi escono e poi conosciamo la storia di Sodoma e Gomorra, che già vi ho raccontato molte volte. Ma che cosa succede? Succede che dopo che è avvenuto questo attacco distruttivo sulle città della Pentapoli, dove è stata scaricata dal cielo un'arma su ciascuna delle città, le figlie di Lot sono molto preoccupate, direi dal loro punto di vista anche era comprensibile, perché dicono: ma con questa distruzione non è più rimasto nessuno, e quindi noi come faremo a continuare con la nostra progenie? E allora cosa fanno? Dicono: facciamo così, ubriachiamo nostro padre, facciamo sesso con lui e procreiamo con lui. E così fanno la prima sera. La prima sera ubriacano Lot e con lui giace la figlia maggiore. E diciamo che quella sera Lot non se n'è accorto, cioè è stato ingannato, si è ubriacato e poi si è trovato insomma una donna nel letto, insomma nel giaciglio, e ha giaciuto con lei. La seconda sera la scena si ripete. Ora a me viene da pensare che dopo che ti ingannano una volta, se proprio non lo vuoi farlo, la seconda sera, se non sei proprio stupido, capisci che cosa sta per succedere, perché insomma lei ha appena vissuto la sera prima, ma diciamo che a Lot tutto sommato andava bene e quindi si ripete la scena, lui si ubriaca di nuovo e giace anche con la seconda figlia e così procrea anche con lei. E lì nascono i capostipiti di 2 popolazioni, i Moabiti e gli Ammoniti, che sono quindi sempre della famiglia di Abramo, perché figli di un nipote di Abramo,
ma sono delle popolazioni contro le quali, in questo grande amore familiare che c'era all'interno di quel clan, combattono duramente con gli israeliti, e tant'è che appunto ad un certo punto c'è quasi l'ordine da parte degli israeliti di sterminare i Moabiti, che, lo ripeto, erano loro cugini. Quindi qui allora siamo di fronte a un Dio che con delle promesse compra un alleato militare. Questo alleato militare occupa dei territori con l'approvazione di Dio, occupa dei territori che erano occupati da altri. Il nipote di questo alleato militare ha due figlie che lo fanno ubriacare e si uniscono con lui. Ne deriva come discendenza una doppia popolazione che poi combatterà con gli altri discendenti di Abramo. Quindi, come vedete, stiamo raccontando la storia dove le virtù familiari, l'amore, il rispetto, la comprensione reciproca stanno da un'altra parte, ma non è mica finita qui. Andiamo avanti perché la vicenda si fa intrigante e ci sono delle altre situazioni che confermano queste. Tra l'altro in questa vicenda di Sodoma e Gomorra c'è una conferma per contropartita ad una cosa che abbiamo letto prima. Quando Yahweh parla con Abramo e sta per raccontargli che cosa stava per succedere a Sodoma e Gomorra, gli dice esattamente questo, e siamo in Genesi 18. Disse allora Yahweh: il grido, cioè la voce che giunge a me da Sodoma e Gomorra, è molto grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto il male di cui mi è giunto il grido oppure no. Lo voglio sapere. Prima abbiamo Yahweh che parla con Abramo e poi sale in alto e se ne va. Qui abbiamo Yahweh che dice: voglio scendere a vedere che cosa veramente succede a Sodoma e Gomorra, perché a me è giunta voce che stiano compiendo un'azione che qui viene definita peccato, ma sappiamo che nella Bibbia peccato non indica il peccato morale, cioè una azione malvagia dal punto di vista etico, ma qui peccato significava contravvenire agli ordini, peccato significava non fare la volontà di Yahweh, e dice: voglio scendere, voglio andare a vedere. Ora, come fa Dio a dire voglio scendere, voglio andare a vedere? Ma Dio non è onnisciente, non sa tutto? Comunque, fatto sta che la Bibbia ci dice questo, e come sapete noi facciamo finta che sia vero, anche perché è coerente. Una volta sale, una volta scende, e questo è ripetuto più volte nel corso del racconto. Poi succede che, quindi finita tutta la vicenda di Sodoma e Gomorra, Abramo, con tutto il suo clan familiare e con i suoi armenti, si sposta nel territorio, ovviamente alla ricerca dei pascoli, e arriva nel territorio di Gerar, dove regnava un certo Abimelech, e qui succede ciò che è già successo in Egitto, e lo andiamo a leggere direttamente. Lo andiamo a leggere e siamo in Genesi 20. Abramo levò le tende di là, dirigendosi verso la terra del Negev, e dimorò tra Kadesh e Shur, poi venne ad abitare come straniero a Gerar. Ora, siccome Abramo disse di Sara sua moglie: è mia sorella, di nuovo, esattamente come in Egitto, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Poi però Abimelech viene avvertito del fatto che Sara è la moglie di Abramo e gli dice: ma che cosa pensavi di fare agendo in tal modo? Rispose Abramo: io mi son detto, pensate che amore aveva per la sua, forse non c'è timore di Dio, di Yahweh, in questo luogo, sicché mi uccideranno per causa di mia moglie. Di nuovo, ha paura che uccidano lui perché ha la moglie bella. Inoltre essa è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Quindi quello che contava era che era sua moglie. Ora avvenne che quando Dio mi fece errare lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. In ogni luogo dove noi arriveremo, devi dire di me: è mio fratello.
Allora Abimelech prese greggi e armenti, schiavi e schiave, e li diede ad Abramo e gli restituì la moglie Sara. Cioè, ancora una volta, grazie alla bellezza di Sara, lui si arricchisce. E si arricchisce, è vero che dice parzialmente una verità, dicendo è mia sorella, ma pur essendo sua moglie, lui è disposto a cederla purché non lo uccidano, e sa anche che cedendola, visto che era molto bella, lo avrebbero, come dire, ricompensato molto bene. Come vedete, quindi, stiamo percorrendo le vicende di una storia che non definirei proprio encomiabile e degna di essere imitata. E quindi per questo, come dicevo all'inizio, non mi stupisce il fatto che certe famiglie giurino sulla Bibbia, perché in effetti qui siamo di fronte ad una situazione dove lo stesso Dio ha scelto di iniziare il suo rapporto con la storia, in particolare il suo rapporto con la storia dell'umanità, scegliendo una famiglia che non è propriamente un grande esempio di virtù, non lo era, ma siamo soltanto all'inizio. Quindi andiamo avanti a raccontare questa storia, perché ci sono altre vicende molto gustose che dobbiamo assolutamente conoscere e che ci aiutano a capire qual era la reale intenzione di questo Yahweh, che a tutto pensava meno che a diffondere, a creare un mondo etico, morale, un mondo di amore in cui tutti potessero volersi bene, anzi. Ciao, grazie e alla prossima.